Subwoofer attivi o subwoofer passivi? Chi vincerà? Lo scopriamo presto, ma partiamo dalle basi. Cosa differenzia un altoparlante attivo da uno passivo? Fondamentalmente solo l'amplificazione, cioè l'altoparlante attivo ha l'amplificatore a bordo, invece l'altoparlante passivo necessita di un amplificatore esterno. In base all'utilizzo è preferibile utilizzare una tipologia rispetto all'altra. Il subwoofer attivo è quello più tradizionale. Ad esempio, quando abbiamo il nostro sistema classico 5.1, posizioniamo il sub a fianco al mobile basso, quello che abbiamo sotto al TV. Al subwoofer attivo per funzionare gli serve una presa di corrente e il segnale subwoofer. In sostanza questo segnale viene prelevato dall'uscita del nostro amplificatore audio-video, che è un po', il cuore dell'impianto, quindi si esce dall'ampli audio-video e si va in ingresso al nostro subwoofer amplificato. Il subwoofer passivo invece per funzionare gli serve un segnale amplificato. In sostanza partiamo sempre dal nostro amplificatore audio-video, ad esempio 5.1. Usciamo dall'uscita antebelle S per il sub del nostro amplificatore e andiamo in ingresso a un altro amplificatore che dedicheremo completamente al nostro subwoofer. E quindi dall'uscita del nostro amplificatore dedicato andiamo in ingresso al nostro subwoofer passivo. Quando si sceglie un subwoofer ad incasso muro o ad incasso cartongesso, di solito si preferisce un subwoofer passivo, poiché è più piccolo da montare, è più facile da installare e in sostanza, nel subwoofer non devo fare nessuna regolazione, perché tutte le regolazioni le andrò a fare nell'amplificatore dedicato che di solito si trova vicino al nostro amplificatore audio-video. Spero di aver chiarito la differenza tra subwoofer attivo e subwoofer passivo. Aggiungo, magari per i più smanettoni, a chi gli piace mettere le mani in pasta un po' all'impianto, di direzionare la scelta verso un subwoofer passivo, poiché il subwoofer attivo che è una macchina che è già precomposta, quindi non posso andare a cambiare troppi parametri, cioè solo quelli dedicati all'amplificazione, DSP eccetera. Con un subwoofer passivo invece posso giocare molto di più, posso addirittura andare a cambiare o mettere qualsiasi amplificatore. Se ti è piaciuto un video lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!